like a Hellcat. Ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io mi chiamo Alessandro e ho visto proprio in anteprima Top Gun 2 Maverick. L'ho visto già 2 volte, l'ho visto una volta in americano, in inglese, lingua originale, e devo essere sincero, ci ho capito poco. L'americano più che l'inglese è un po' ostico, poi l'ho rivisto in spagnolo ed ho avuto modo di apprezzare meglio i dialoghi di questo film. Film fantastico, meraviglioso, la critica lo sta premiando e anche il pubblico sicuramente lo premierà una volta che uscirà definitivamente nelle sale italiane di tutto il mondo, perché è un film meraviglioso, eccezionale, non è una scopiazzatura, non è un remake, è un vero e proprio seguito di quello classico del 1986. In questo film ritroviamo Maverick, un po' accantonato dall'Accademia Top Gun, che fa, diciamo così, dei test di prova per degli aerei addirittura superano Mach 10, che viene richiamato di forza nella Top Gun perché c'è una missione da portare a termine che solo lui può guidare. Lui crede di essere stato chiamato per guidare questa missione, in realtà gli viene fatto capire che lui deve semplicemente addestrare dei ragazzi, i famosi Top Gun, la migliore classe attualmente in circolazione, a fare questo tipo di missione. Inizialmente un po' riluttante perché lui di insegnare non ne vuole sapere, lui è un pilota, tant'è vero che viene più volte rinfacciato di essere ancora un capitano, cioè un pilota, piuttosto di aver fatto carriera e di poter essere un istruttore, se non addirittura un senatore, cosa che invece altri suoi colleghi hanno fatto, tipo il famoso Iceman, interpretato qui dal bravissimo Val Kilmer, e poi ne parlerò tra poco, che addirittura è diventato capo di Stato Maggiore, è diventato ammiraglio, almirante come dicono qui in Spagna, ed è quindi praticamente il pezzo più grosso della Marina americana. Ve lo dico subito, non vi spoilerò il film, vi dico delle cose che un po' sono venute fuori e che un po' sono scontate, quindi non vi dico come va a finire, non vi dico cose particolari, non vi preoccupate, guardate questo video tranquillamente. Maverick viene quindi chiamato ad addestrare questi ragazzi. C'è una scena molto simile a quella del film dell'86, quando lui praticamente va a letto la sera prima con l'istruttrice, o almeno cerca di andare a letto con l'istruttrice, quella che poi il giorno dopo saprà essere l'istruttrice. Qui lui si ritrova nel bar con questi ragazzi che lo prendono, lo buttano fuori e lo bullizzano, e poi il giorno dopo si rendono conto che lui, entrando nella sala, è colui il quale li dovrà addestrare. C'è questo parallelismo che mi è piaciuto tantissimo, così come mi è piaciuto tantissimo anche altre cose del film di cui vi parlo velocemente. Fantastica naturalmente la sceneggiatura, fantastiche le scene, perché qui Tom Cruise non ha voluto sapere niente, ha detto o mi fate guidare gli aerei oppure mi fate stare dentro gli aerei, o altrimenti non se ne fa niente, cosa che lui già avrebbe voluto fare nell'86 con i famosi F-14 Tomcat. Ha anche girato delle scene sugli aerei, però gli altri personaggi che hanno provato a fare la stessa cosa non ci sono riusciti, quindi di fatto quel poco che era stato girato è stato scartato, e saprete benissimo che le immagini che sono state concesse dalla Marina Militare Americana sono addirittura, se non mi sbaglio, 15-16 minuti di girato di aerei che loro praticamente hanno diluito, hanno raddoppiato, copiato e distribuito per tutta la durata del film. Se ci fate caso, le immagini sono un po' sempre le stesse, perché avevano girato in tutto, ripeto, meno di 20 minuti di film sugli aerei. Qui invece abbiamo le scene di aeronautica migliori che siano state mai fatte e che probabilmente saranno mai fatte, perché sia Tom Cruise che tutti quanti gli altri personaggi sono effettivamente a bordo degli F-18. Non c'è CGI, non ci sono effetti speciali, non c'è green screen, non c'è niente, tutto quello che vedrete è reale. Naturalmente gli aerei non li guidano loro, che tutti i personaggi sono nel sedolino posteriore, quindi c'è un pilota davanti che guida, ma loro dietro praticamente sono soggetti alle stesse accelerazioni, alle stesse turbolenze, agli stessi stress fisici, tant'è vero che lo stesso Tom Cruise è dovuto allenare per 3 mesi nonostante abbia il brevetto di pilota, per abituarsi a quelle che sono le accelerazioni degli F-18 e soprattutto le partenze dalle portaerei, che sottopongono il corpo ad uno stress terrificante per quanto riguarda la forza di gravità all'accelerazione in cui sono sottoposti i piloti. La stessa cosa hanno fatto anche gli altri protagonisti, tra virgolette, del film, i comprimari, cosiddetti Top Gun, che sono effettivamente a bordo di quest'aereo. Quindi vedete delle scene da dentro l'abitacolo e da fuori con le telecamere fissate sugli aerei che vi lasceranno senza fiato. È una cosa assurda, sembra di stare su un roller coaster, sembra di stare sulle montagne russe, vi lasceranno veramente con il fiato sospeso, e le battaglie sembrerà, io
alcuni dicevano sembra un videogioco, è più di un videogioco, voi siete dentro l'aereo, siete al posto dei piloti e vedrete delle cose incredibili, delle acrobazie fantastiche con questi aerei che praticamente si fermano in aria, si mettono in stallo e poi ripartono con le famose nuvolette dietro gli aerei che loro producono quando superano il muro del suono. È una cosa affascinante, veramente. Soltanto per questo il film merita di essere visto, così come merita di essere visto naturalmente la storia che si andrà sviluppando di Maverick con il figlio di Goose, che qui ha il soprannome di Rooster, che si presenta in questo bar famoso cantando e suonando la stessa canzone del padre, Great Ball of Fire al pianoforte, e questa scena mi ha messo i brividi addosso, ancora la pelle d'oca, perché mentre lui canta e suona questa canzone, a parte che parte il flashback del film dell'86 con gli attori originali che fanno la stessa scena e con lui piccolino, non so se ve lo ricordate, con il cappello da cowboy in testa seduto sul piano che guarda il padre che suona il piano, ma con un incredibile e sapientissimo mix di flashback e scena reale, la somiglianza di Miles Teller, l'attore scelto per questo ruolo, con il Goose originario e con i baffetti, è una cosa impressionante e non può che farvi venire la pelle d'oca, con lo stesso Maverick che lo guarda da fuori alla finestra, dove essere stato buttato fuori a forza dagli altri piloti, che non può fare altro che sostanzialmente commuoversi nel guardare questa scena e andare via. È una cosa davvero impressionante. Mi è piaciuto tantissimo, così come il picco secondo me del film è l'incontro con Iceman, perché Iceman lo convoca dicendogli ti devo parlare, gli manda un SMS e lui dice non è un buon momento, e lui dice non è una richiesta, gli fa capire è un ordine, io sono il capo di Stato Maggiore, sono quello che comanda tutto e tutti, vieni a casa mia, e c'è l'incontro con la moglie. Questo è un piccolo spoiler, se volete andate avanti di un paio di minuti, che gli dice che purtroppo Iceman ha il cancro, che gli resta poco, perché effettivamente, lo sapete benissimo, credo, il povero Val Kilmer ha una malattia molto molto grave che praticamente gli impedisce quasi di parlare, ha una sorta di tubo in gola, e lui stesso dice che praticamente o respira o mangia, cioè ha una malattia terrificante che di fatto lo ha bloccato nella vita reale, quindi figuriamoci nella recitazione, ma qui si presta a dar voce e prestanza al suo personaggio iconico, che è quello di Iceman, e praticamente questa scena che dura 5-6 minuti a me mi ha commosso, a parte la pelle d'oca, ma mi ha commosso per quello che si dicono, non vi dico che cosa, per quello che fanno, per come si congedano, e per le frasi che si scambiano con Val Kilmer, Iceman, che addirittura alcune le scrive al computer perché non ce la fa parlare, ma le ultime, vi dico solamente, non vi dico che cosa dice, ma le dice all'impiedi con la sua voce. L'ho visto in inglese con la sua voce originale, ragazzi, i brividi per una persona che non può parlare, che si sforza per dar voce al suo personaggio iconico. Veramente questo vale solo anche per questo motivo la pena di guardare questo film. Per il resto la storia c'è, tiene, voglio dire, la sceneggiatura è abbastanza solida, perché si capisce che loro hanno una missione da compiere veramente importante. Questa base militare produce praticamente plutonio sostanzialmente per produrre armi nucleari, e loro devono distruggerla perché questo fantomatico paese proprietario di questa base è praticamente nemico di amici americani, quindi di fatto nemico dell'America, e quindi deve essere distrutto. Naturalmente coloro che sono titolari di questa base non stanno a guardare, si alzano in volo gli F-18, i famosi caccia di ultimissima generazione, e quindi si nasce questa battaglia terrificante tra aerei alla fine, che è una delle scene più belle del film. Non bastasse l'addestramento, che già di per sé è adrenalinico, ma la battaglia finale è un qualcosa di eccezionale, non smetterei mai di vederlo. L'ho visto già 2 volte, ma me la vado a vedere anche un'altra volta perché è qualcosa di inenarrabile, ragazzi. Guardatela perché vale veramente la pena. Allora, questo film è fantastico in tutto e per tutto, 100%? No, ci sono alcune cose che non mi sono piaciute. Ve ne cito sostanzialmente 2. La prima è che praticamente questo film è Maverick centrico, cioè c'è lui sulla scena e poco altro, tranne
qualche, diciamo così, i dialoghi con Val Kilmer e i dialoghi, gli scambi di battuta con Miles Teller, con il figlio di Goose, che veramente lasciano il segno e sono toccanti, soprattutto alla luce alla base di quello che c'è nel film dell'86, con Goose che ha perso la vita per colpa o per non colpa di Maverick, eccetera eccetera. Quindi quello sicuramente vale la pena, ripeto, è quasi un romanzo di formazione di questo ragazzo. Per il resto è Maverick è il migliore, Maverick è il più bravo, nessuno è più bravo di Maverick, gli altri provano a fare quello che fa Maverick ma lui lo fa meglio di tutti, tant'è vero che poi alla fine, inutile che ve lo dico perché non è uno spoiler, ma ci mancherebbe altro, avete visto sicuramente il trailer, i capi di Maverick sono costretti ad assegnare a lui il compito di guidare la squadriglia per questa missione, perché si rendono conto che lui è l'unico che lo sa fare. Gli altri non lo sanno fare. Gli ha provato ad insegnare per 3 settimane, sono bravi, sì, per carità, lui sceglie alcuni di loro per accompagnarlo, però lui è il più bravo e quindi nessuno è più bravo di lui. Seconda cosa, la storia con la protagonista femminile che è la Jennifer Connelly, a me sembra posticcia, nel senso, io ho avuto l'impressione che gli sceneggiatori abbiano creato una bellissima storia di guerra, sostanzialmente un thriller, non dico fantascientifico perché quella non è fantascienza, quella che vediamo è la tecnologia attuale ed è spaventosa, quello appunto in cui sono arrivati, in che modo decollano questi aerei, a che velocità vanno, quello che sono capaci di fare, ma la storia è fantastica, però si sono detti, cacchio, ma qua manca una donna. E hanno creato questa posticcia storia d'amore fra questa barista e Maverick che sembra quasi un di più, cioè gliel'hanno attaccata un po' all'inizio, un po' in mezzo e soprattutto alla fine, vedrete poi il finale, per me non ha senso. Per carità, il personaggio femminile è fondamentale, anche nell'86 ce n'erano 2 ed erano fondamentali tutte e 2, però qui sembra veramente un di più. Hanno dato anche un ruolo da protagonista a Monica Barbaro, che è una delle Top Gun Phoenix e tra l'altro una delle più brave sostanzialmente, lo vedrete, però i personaggi femminili sembrano quasi abbozzati perché non hanno grossa rilevanza. Per dare ancora più forza, il personaggio di Jennifer Connelly, Penny Benjamin, ha addirittura una figlia adolescente che deve farsi accettare da Maverick perché lui corteggia sua madre, quindi mettiamoci più donne possibili per cercare di far contente anche le donne, ma in realtà potevano tranquillamente non metterci nessuna perché la storia reggerebbe benissimo anche da sola. Tra l'altro, curiosità, Penny Benjamin è un personaggio a cui viene fatto riferimento già nel film dell'86 da Goose, il quale dice che è la figlia di un ammiraglio, e qui viene riportato naturalmente questo personaggio, visto che quello originale non viene riproposto sostanzialmente per i motivi che sappiamo, per l'attrice originale che non sembra avere le caratteristiche fisiche per riproporsi in scena, con tutte le critiche che sono. Piccole curiosità, c'è un aereo alla fine del film che è un P-51, che è un aereo della seconda guerra mondiale, che è di Tom Cruise ed è guidato da Tom Cruise. La scena che vedete durante il film in cui lui si vede che guida questo aereo è Tom Cruise, perché lui ha il brevetto da pilota, naturalmente per questo tipo di aerei, non certo per gli F-18 e per gli F-14, lì si è dovuto mettere dietro perché è tutta un'altra cosa. Curiosità, seguendo il filo temporale del primo Top Gun, Maverick dovrebbe avere 58 anni. 58 anni già sarebbe in pensione, non farebbero mai salire su un F-18 o su un F-14, perché il più vecchio pilota Top Gun si è ritirato a 54 anni ed è stata un'eccezione che abbia volato fino a quell'età, perché arrivata a una certa età purtroppo i riflessi sono quelli che sono e per guidare questo tipo di aerei siamo assolutamente fuori tempo massimo. Nel 1986 c'erano gli F-14 Tomcat e uno di questi viene riproposto alla fine del film nell'inseguimento finale, poi vedrete in che modo, non vi spoilerò niente, però è una omaggio citazione al film originale. Adesso ci sono gli F-18 che sono qualcosa di pauroso, di terrificante, li vedrete durante il film, per il resto io vi dico, la regia
di Kosinski mi è piaciuto tantissimo. Il regista è Kosinski, è quello che ha fatto Tron Legacy, è quello che ha fatto Oblivion e quello che ha fatto Fire Squad. Sono 3 successi che lo hanno praticamente portato in auge e gli hanno affidato questo blockbuster, e per me ne esce benissimo. C'è lo zampino di Tom Cruise naturalmente nella creazione, nello sviluppo del film e nella sceneggiatura, però il regista veramente ci ha messo del suo ed è fantastico. La fotografia, anche le famose inquadrature al tramonto, non manca anche qui citazione dell'86, la partita che lì era di volleyball, qui invece è di football sulla spiaggia per fare gruppo, anche quella molto evocativa e molto molto bella. Il resto, altra cosa negativa, praticamente personaggi secondari non ce ne sono proprio, anche gli stessi Top Gun vengono semplicemente un po' ammacchiati così, senza approfondire troppo quello che è il background di qualcuno. Piccola citazione per il bravissimo Lewis Pullman che fa Bob, che è il personaggio divertente del film, perché ogni film ci deve essere una macchietta, un personaggio divertente, lui lo fa benissimo, ha un paio di battute divertenti molto molto belle. Altra cosa che vi consiglio, ci sono 3 o 4 siparietti comici molto belli, tra cui uno inatteso proprio con Val Kilmer, in questa famosa scena di 5 minuti che spezza in maniera comica quella che è la tensione e la commozione che si genera nello spettatore nel guardare questi 2 personaggi che parlano fra di loro, e anche quello è fantastico come l'hanno creata. Io non so se sia stata improvvisata, ma non credo, ma è fantastica. Mi viene voglia di spoilerarvela, ma non ve la voglio spoilerare, guardatevi quella scena perché è fantastica. Hanno provato a creare un personaggio simile Iceman con Glenn Powell che fa il cattivo, Hangman, quello che si crede migliore di tutti, ma non ci crede nessuno, l'hanno dipinto abbastanza male e lascia il tempo che trova durante il film, a parte un paio di dispetti e un paio di battute fuori luogo nei confronti dei protagonisti, per il resto non è che dimostri di essere all'altezza di quello che era Iceman, l'antagonista nel primo film, ci mancherebbe altro, siamo distanti anni luce. Per il resto fantastico ragazzi, guardatelo perché vale la pena, non rimarrete delusi se vi è piaciuto quello dell'86, a differenza di altri remake che vi hanno lasciato un poco così, tra cui anche questo qua per esempio, che a me è piaciuto tanto l'ultimo, soprattutto nella parte finale, ma non durante lo svolgimento del film, perché hanno affidato le parti dei bambini, quando si mettono i bambini in mezzo, per me il film non vale niente, tranne pochissime circostanze, c'è i Ghostbusters interpretati da bambini, lasciamo stare. Niente, io vi lascio, vi do appuntamento alle prossime recensioni. Sto ampliando la portata del canale mettendo anche dei video horror che trovo in rete su TikTok, facendo delle piccole compilation. Mi raccomando, guardateli perché sono veramente paurosi in senso proprio, quindi andiamo al di là della cinematografia. Sono video che ho trovato, che si trovano nel dark web e sparsi in giro per la rete. Sono reali, sono falsi, sono creati, non si sa, io vi lascio il dubbio, ma sono veramente paurosi, alcuni veramente, mamma mia. Lasciamo stare, sto guardando alcuni film horror per voi e ve ne parlerò a breve. Io vi do appuntamento alle prossime recensioni, vi ringrazio, iscrivetevi al canale che ha cambiato nome, ha cambiato logo, perché siete sempre di più e quindi voglio ampliare la portata del canale stesso. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete il video, parlate del canale ai vostri amici, a parenti, conoscenti, andate a vedere questo film ragazzi, merita, mamma mia, non vedevo l'ora che uscisse. Grande Tom Cruise, fantastico, meraviglioso. Ciao ragazzi.